Oggi vi faccio vedere come preparare nasu soumen vegano, spaghettini giapponesi freddi in salsa dashi con melanzane braciate. È un piatto giapponese che si può fare sia caldo che freddo, ma oggi facciamo in versione fredda per affrontare le giornate calde in estate. Gli ingredienti sono la melanzana, gli spaghettini sottili giapponesi che si chiamano soumen, il mirin, la salsa di soia, l'olio di sesamo, il brodo granulare di alghe kombu, il sale, i peperoncini, lo zenzero e i cipollotti e qua non si vede ma anche lo zucchero. Questa è la ricetta da una porzione. Mettiamo una ciotolina sulla bilancia digitale e nella ciotolina mettiamo 25 g di mirin. Chi non ce l'ha il mirin sostituite con 25 g di sake giapponese oppure il vino bianco più 8 g di zucchero. Mettiamo anche 25 g di salsa di soia, un quarto cucchiaino di zucchero e un cucchiaino di brodo granulare di alghe kombu. Chi non è vegano può mettere anche il brodo granulare di tonnetti essiccati al posto dell'alghe kombu. Mescoliamo tutto insieme e mettiamo da parte. Nella ciotola mettiamo 250 ml d'acqua e mettiamo da parte. Questa è una confezione di soumen, che sono gli spaghettini giapponesi di grano e l'ho trovata in un negozio di alimentari orientali gestiti dai signori cinesi e si può trovare facilmente anche online. Questa confezione ci sono dentro 5 mazzi già divisi e il totale 400 grammi, quindi un mazzo peserà circa 80 grammi ed è una porzione. Contengono già il sale nell'impasto, quindi quando bolliamo il soumen nell'acqua calda non aggiungiamo il sale. È scritto 5 o 6 minuti di cottura, ma non dobbiamo mai fidare ciecamente. Mettiamo il timer 1 minuto o 2 minuti in meno e assaggeremo e decideremo la cottura che preferiamo. Come potete vedere, un mazzo di soumen di questa confezione pesa 82 grammi. Mangiando insieme la melanzana brasata in una zuppa strepitosa è una quantità soddisfacente e ci rimane lo stomaco leggero per il pranzo o per la cena, ma chi vuole mangiare tanto considerate 100 grammi o 130 grammi per una porzione. Abbiamo una melanzana lunga già lavata e pesa 187 grammi. Se troviamo una melanzana lunga più piccola che pesa circa a 100 o 130 grammi sarebbe ideale per una porzione, ma in questo caso basta tagliarla. Ora pesa 115 grammi. La tagliamo a metà per la lunghezza. Incidiamo la buccia in diagonale con tagli distanti tra di loro circa 5 mm. E facciamo in modo di arrivare con il coltello a circa metà o al massimo 2/3 dello spessore della melanzana. Prepariamo una padella, questa che vedete ha un diametro 24 cm e quando preparo per 2 porzioni uso la padella che ha un diametro 28 cm. Prima di accendere il fuoco mettiamo mezzo cucchiaio di olio di sesamo nella padella. Essendo una ricetta vegana vi consiglio l'olio di sesamo che dà un sapore e profumo in più al piatto, ma va bene anche l'olio di semi.
Mettiamo le melanzane nella padella con la buccia rivolta verso il basso e usando le mani cerchiamo di bagnare con l'olio tutta la parte della buccia e giriamo le melanzane e facciamo stessa cosa. Dopodiché le giriamo di nuovo in modo che la buccia sia rivolta verso il basso. Accendiamo il fuoco al medio alto e cerchiamo di farle avere la leggera bruciacchiatura. Se il fuoco è troppo forte, abbassiamo al medio e cuociamo per 3 o 4 minuti e le giriamo e cuociamo altri 3 o 4 minuti anche l'altro lato. Regoliamo il fuoco, se è necessario abbassiamo al minimo. In questo momento dovevo mettere un pizzico di sale, ma ho dimenticato, voi lo mettete adesso. Per avere la cottura uniforme cambiamo la posizione e la direzione delle melanzane. Cuciniamo il totale circa 7 o 8 minuti. Potete anche friggerle, ma diventeranno tanto pesanti allo stomaco, in più saranno molto più caloriche, ma diventeranno sicuramente ancora più buone e tenere. Quindi da valutare cosa sacrificare. In più, se friggiamo le melanzane, il colore delle loro bucce sarà più bello e uniforme. Se le friggete vi consiglio almeno di asciugare bene l'olio cambiando la carta assorbente. Dopo il totale 7 o 8 minuti di cottura spegniamo il fuoco momentaneamente e aggiungiamo la salsa che abbiamo preparato all'inizio. Dopo aver mescolato un po', accendiamo il fuoco al minimo. Cuciniamo per circa 30 secondi mescolando la salsa e girando le melanzane. Aggiungiamo 250 ml d'acqua e alziamo il fuoco al massimo. Quando comincia a scaldare la salsa, abbassiamo il fuoco al medio-basso. Con un cucchiaio prendiamo la salsa e la mettiamo sopra la parte scoperta delle melanzane. Altrimenti potete mettere sulle melanzane la carta da forno o l'alluminio tagliato a forma tonda del diametro che ci stia giusto all'interno della padella, appoggiato direttamente sopra alle melanzane, creando un piccolo buco di circa 1 o 2 cm al centro del foglio. E cuociamo le melanzane per altri 7 o 8 minuti, così le facciamo diventare tenere. Spegniamo il fuoco e togliamo la padella dal fuoco. Spostiamo le melanzane e la salsa nell'altra pentolina profonda. Prepariamo una ciotola grande e mettiamo l'acqua e il ghiaccio. E mettiamo dentro una pentolina con la salsa e le melanzane per raffreddarle. Chi vuole fare questo piatto in versione calda naturalmente non serve e basta riscaldare prima di impiattare. Abbiamo 4 grammi di cipollotti parte verde. Li tagliamo sottilissimi e li mettiamo nell'acqua e il ghiaccio. Se preparate questo piatto in versione calda non serve, perché con la salsa calda si cucina leggermente, ma in versione fredda, per non sentire troppo forte il gusto di cipollotti crudi, li lasciamo in acqua. Nel frattempo si è un po' raffreddata la salsa, ma non è ancora fredda, quindi mettiamo la pentolina in frigo. Cambiamo l'acqua di cipollotti. Dopo un po' cambiamo di nuovo l'acqua per l'ultima volta.
scoliamo i cipollotti e li sgoccioliamo bene e li asciughiamo bene con la carta assorbente. Prepariamo 3 grammi di julienne di zenzero fresco e a piacimento i peperoncini essiccati tagliati sottili quanto basta. Prepariamo una pentola con acqua bollente e lessiamo il somen, gli spaghettini giapponesi di grano. Sul retro della confezione è scritto di lessarli per 5 o 6 minuti, ma metto il timer da 4 minuti. Durante la cottura li mescoliamo ogni tanto e se sta per uscire l'acqua calda dalla pentola aggiungiamo un po' d'acqua fredda. Noi giapponesi durante estate mangiamo spesso il somen, principalmente intingendoli nella salsa dashi semplicemente. Ho già pubblicato la videoricetta di somen semplice e il suo link lascio nella descrizione. E sia il somen che la salsa sono freddi e a volte mettiamo anche il ghiaccio ed è un piatto davvero rinfrescante. E anche quando non abbiamo tanto appetito per il caldo riusciamo a mangiare il somen. Sono passati 4 minuti, assaggio un spaghettino. È leggermente al dente ma è cotto, quindi li scolo. Li raffreddiamo immediatamente sotto l'acqua corrente e li strofiniamo con le mani gentilmente per togliere l'amido che c'è sulla superficie degli spaghettini somen. Così anche la consistenza del somen migliora e lo sentiamo ancora più buono. Li sgoccioliamo bene dando anche leggera pressione, ma non dobbiamo dare troppo forte. È molto importante di insistere di sgocciolarli bene, altrimenti cambia il gusto della salsa e diventa insipida. Mettiamo il somen nella bella ciotola e mettiamo le melanzane sul somen e mettiamo questa salsa buonissima sopra. Alla fine mettiamo la julienne di zenzero fresco, i cipollotti e i peperoncini. Ecco il nasu somen è pronto! Questo piatto è davvero fantastico! Con i pochi ingredienti viene un piatto unico, leggero ma soddisfacente grazie a melanzana brassata, così tenera e carnosa. Ogni morso è una goduria di suo sapore buonissimo, arricchito dall'olio di sesamo e dalla salsa dashi. La consistenza di somen è favolosa, leggera e piacevole. Ogni spaghettino avvolto da questa golosa salsa che si sente benissimo anche la bontà di melanzane brassate. Vi faccio vedere come si mangia. Itadakimasu! Grazie all'incisione profonda sulla buccia e alla cottura, la melanzana brassata si può tagliare anche con i bastoncini. È buonissima, ha un sapore e la consistenza incredibilmente golosi. Mangiando insieme con i cipollotti, lo zenzero e i peperoncini diventa un sapore che ha diverse sfumature meravigliose. Ora sentiamo la protagonista somen. Aspirando gli spaghettini facendo bel suono attiva ancora di più l'olfatto e possiamo sentire bene il profumo e il gusto del grano e della salsa golosa ed è fantastico mangiare insieme con la melanzana brassata. Come vi dicevo, mentre grigliavo le melanzane ho dimenticato di mettere un pizzico di sale e mi sono ricordata mangiando perché mancava un po' di sapidità. Quindi lo metto ora sulla melanzana, voi lo mettete quando la grigliate.
Ho già pubblicato diverse video ricette con le melanzane e attacco il loro link nella descrizione. Questo video termina qui, se vi è piaciuto potete lasciare un like o un commento per farmi sapere cosa ne pensate. E se non volete perdervi i prossimi video potete iscrivervi al mio canale cliccando sul pulsante iscriviti qui sotto. E non dimenticate di attivare l'icona della campanella che vi dà un avviso del prossimo video appena postato. Ci vediamo presto con la prossima video ricetta. Ciao a tutti! ごちそうさまでした。